Un saluto a chi ci segue ogni giorno e a chi si è appena affacciato sul nostro canale. Se siete nuovi, fermatevi qualche secondo. Quello che state per vedere non è un racconto qualsiasi, ma il risultato di un monitoraggio costante, diretto, sopra uno dei territori più instabili d'Europa. Qui nulla è statico. Qui tutto evolve, anche quando sembra fermo. E spesso quando i cambiamenti diventano visibili, significa che qualcosa è già iniziato da tempo sotto i nostri piedi. Iscrivetevi e attivate le notifiche. Quello che documentiamo non è qualcosa da recuperare dopo, ma da seguire in tempo reale. Prima di entrare nel monitoraggio di oggi, vi ricordiamo che è attiva la nostra raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale accanto alla webcam, attiva 24 ore su 24 sulla fumarola di Pisciarelli. In una fase come questa, avere dati indipendenti è fondamentale. Non solo immagini, ma numeri, segnali, vibrazioni reali del sottosuolo. Se volete supportarci in modo immediato, potete farlo anche tramite Buy Me a Coffee. I link sono in descrizione e nei commenti fissati. Ogni contributo ci permette di continuare questo lavoro senza interruzioni, senza filtri. Oggi, 27 aprile 2026, abbiamo ampliato il monitoraggio oltre le fumarole, spingendoci fino alla fascia costiera, in particolare verso Porto Julius, per osservare direttamente gli effetti del sollevamento del suolo sul fondale marino. E quello che abbiamo visto non è un semplice cambiamento paesaggistico, è la manifestazione visibile di un sistema che sta accumulando energia. Partiamo dalla fumarola di Pisciarelli. La bocca principale oggi mostra un degassamento estremamente intenso, continuo, con una spinta che appare più carica rispetto ai giorni precedenti. Non è solo vapore acqueo. Il pennacchio è composto da una miscela complessa di gas vulcanici, principalmente anidride carbonica, CO2, vapore e in misura variabile idrogeno solforato, H2S. Quando aumenta la pressione di emissione, spesso significa che i fluidi profondi stanno risalendo con maggiore forza, spinti da variazioni nel sistema idrotermale. Il dato più importante non è solo quanto gas esce, ma come esce. Un degassamento più turbolento, pulsante, con variazioni rapide, può indicare instabilità nei condotti o un aumento della pressione nei serbatoi profondi. Ricordiamo che pochi giorni fa è stato espulso materiale scuro, segno che non stiamo osservando solo gas, ma anche mobilizzazione di materiale vulcanico alterato. La temperatura rilevata oggi è di 109,7 gradi Celsius e il grafico che vedete a schermo mostra un andamento che, se letto con attenzione, racconta più di quanto sembri. Ci siamo poi spostati nella solfatara di Pozzuoli, sulla fumarola Bocca Grande. Anche qui il degassamento è sostenuto, con una pressione evidente. Quando più fumarole mostrano contemporaneamente un aumento di attività, non è mai un dettaglio isolato. È il sistema che nel suo insieme sta rispondendo a qualcosa. Le temperature, i flussi, la composizione dei gas sono tutti indicatori di un equilibrio che può cambiare. La temperatura rilevata oggi è di 186,5 gradi Celsius e anche qui il confronto con i giorni precedenti diventa fondamentale per capire la direzione del sistema. Un altro elemento che oggi abbiamo osservato dall'alto è lo stato delle pozze di fango, completamente secche. Questo può indicare una variazione nei circuiti idrotermali superficiali, forse legata a una ridistribuzione dei fluidi o a un aumento della temperatura che accelera l'evaporazione. Anche questo è un segnale da non sottovalutare, ma è lungo la costa che il quadro diventa ancora più concreto. Il bradisismo continua a sollevare il suolo in modo progressivo. Non è un fenomeno nuovo nei campi flegrei, ma la velocità e la continuità con cui si sta manifestando meritano attenzione. Il sollevamento è causato principalmente dall'accumulo di fluidi e gas in profondità, che esercitano pressione verso l'alto, deformando la crosta terrestre. E qui entra in gioco un punto fondamentale, la CO2. Questo gas, prodotto in grandi quantità dal sistema magmatico, può risalire e accumularsi nei livelli più superficiali. Quando la quantità aumenta, la pressione cresce e quando la pressione supera una certa soglia, il terreno reagisce, si solleva. A Porto Julius questo effetto è visibile. Strutture che per secoli sono rimaste sommerse stanno tornando a emergere. Questo antico porto romano, voluto da Marco Vipsanio Agrippa nel I secolo a.C., era stato inghiottito lentamente dal mare proprio a causa del bradisismo inverso. Oggi il processo si è invertito. E il fatto che sia visibile a occhio nudo
Significa che il sollevamento non è più solo uno strumento di misura, ma una realtà concreta sul territorio. La domanda però resta aperta. Fino a che punto può spingersi questo sollevamento? E soprattutto, cosa succede se la pressione continua ad aumentare? Perché quando un sistema vulcanico accumula energia, non sempre lo fa in modo lineare. Possono esserci fasi di accelerazione, pause apparenti e poi nuovi impulsi. E ogni variazione nei gas, nelle temperature, nel suolo, è un pezzo di un puzzle più grande. Quello che stiamo osservando oggi nei campi Flegrei non è un singolo fenomeno, ma una combinazione di segnali: degassamento intenso, variazioni termiche, modifiche nei sistemi idrotermali e sollevamento del suolo. Presi singolarmente possono sembrare gestibili, ma insieme raccontano una storia diversa. Una storia che parla di un sistema attivo, dinamico, in evoluzione. Noi continueremo a documentare tutto, giorno dopo giorno, senza filtri, perché la conoscenza è l'unico strumento che abbiamo per interpretare ciò che accade e per non restare indietro mentre il territorio cambia. Grazie a chi ci segue ogni giorno, a chi ci sostiene e a chi condivide questi contenuti. Restate con noi, perché quello che sta succedendo sotto i campi Flegrei è già iniziato. Noi siamo Solfatara News e questo è solo un altro frammento di ciò che si muove sotto la superficie. Ci vediamo nel prossimo aggiornamento.